Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Questo è un corso su Active Directory, come già ho anticipato sul gruppo di Telegram. Chiaramente questo è un corso base e si sviluppa in 10 lezioni. Nella prima lezione è l'introduzione ad Active Directory. Imparerai cos'è Active Directory, come funziona e quali sono i principali vantaggi del suo utilizzo. Apro una piccola parentesi: che tu sia un sistemista di rete, quindi che studi le reti, o che tu sia appunto persona che lavora nei sistemi, Active Directory va, conosciuta, e anche e soprattutto perché se lavori nelle reti chiaramente userai anche Active Directory. Nella seconda lezione abbiamo la gestione della sicurezza di Active Directory. Imparerai come utilizzare appunto Active Directory per gestire la sicurezza in rete. Nella terza lezione abbiamo la replica e la distribuzione di Active Directory. In questa lezione imparerai come replicare e distribuire Active Directory in più server. Nella quarta lezione imparerai ad installare un dominio Windows Server e configurazione. Ti mostrerò come scaricare Windows Server, come installarlo, e a tua scelta è VMware o VirtualBox. In descrizione al video io ti lascerò entrambi i link e tu chiaramente puoi scegliere l'uno o l'altro. Sempre nella quarta lezione avremo la gestione dei gruppi di Active Directory, quindi imparerai come usare Active Directory per gestire i gruppi utenti nella rete. Nella quinta lezione abbiamo la gestione degli utenti con Active Directory e imparerai appunto come usare Active Directory per gestire gli utenti sulla rete. Nella sesta lezione abbiamo la gestione dei domini con Active Directory e imparerai come usare Active Directory per gestire i computer sulla rete. In questo caso i computer, i domini. Nella settima lezione abbiamo la gestione dei componenti di Active Directory e imparerai come usare Active Directory per gestire i computer sulla rete, in questo caso i computer, quelli degli utenti. Nell'ottava lezione abbiamo la configurazione e amministrazione avanzata di Active Directory e imparerai come configurare e amministrare in modo avanzato Active Directory, e poi discuteremo come configurare la sicurezza, i servizi e le opzioni di rete di Active Directory. Nella nona lezione abbiamo il monitoraggio delle prestazioni di Active Directory e imparerai come monitorare le prestazioni di Active Directory, cosa molto importante. Nella decima lezione invece faremo alcuni esempi di configurazione di Active Directory. Discuteremo appunto alcuni esempi di configurazione di Active Directory. Spero che questo piccolo corso ti possa essere utile, soprattutto che ti possa piacere. Se ti piace lasciami appunto un mi piace. Se vuoi lasciare un commento sotto al video, ben venga, e ovviamente sul gruppo di Telegram puoi sempre scrivere. Io e altri siamo sempre disponibili a rispondere a qualsiasi domanda. Andiamo adesso a vedere il corso. In questa lezione ti darò una panoramica di base su Active Directory e su come funziona. Active Directory è un servizio di directory di rete sviluppato da Microsoft che consente la gestione centralizzata degli utenti, dei computer e delle risorse di rete all'interno di una rete di computer basata su Windows. In Active Directory, gli oggetti come utenti, gruppi, computer, unità organizzative e risorse di rete sono organizzati in una gerarchia logica. Gli amministratori di sistema possono creare e gestire gli account utente in un unico luogo, invece di doverli creare separatamente su ogni computer nella rete. Questo semplifica la gestione e la manutenzione della rete, in quanto gli amministratori possono applicare facilmente le politiche di sicurezza e autorizzazioni di accesso in tutta la rete. Active Directory offre anche funzionalità avanzate di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori, il controllo degli accessi basati sui ruoli e la crittografia delle comunicazioni tra il client e il server. Per installare e configurare Active Directory è necessario un server Windows e il software Active Directory Domain Services. Una volta installato il software, è possibile creare una nuova directory di rete e iniziare ad aggiungere utenti, gruppi, computer e altre risorse. È possibile configurare le impostazioni di sicurezza e le politiche di rete in base alle esigenze dell'organizzazione.
In sintesi, Active Directory è un servizio di directory di rete di Microsoft che consente la gestione centralizzata degli utenti, dei computer e delle risorse di rete, nonché funzionalità avanzate di sicurezza e di organizzazione degli oggetti in una gerarchia logica. La sua installazione e configurazione richiedono un server Windows e il software ADCS. È un servizio che consente di emettere, gestire, archiviare e revocare certificati digitali. Più avanti poi vedremo che cosa possiamo fare con i certificati digitali. Active Directory Federation Services, abbreviato ADFS, è un servizio che consente di federare autorizzazioni tra domini diversi e di gestire altre identità di accesso per integrazione con altri sistemi. Ti faccio un piccolo esempio. Tu immagina di comprare online un biglietto per il cinema. Poi vai al cinema e ti fanno passare. Ora, questo biglietto per il cinema non è detto che sia il cinema stesso che rilascia il biglietto, può essere anche un rivenditore esterno, ma al controllo al cinema c'è una relazione di trust, loro credono che quel biglietto sia valido e ti fanno passare. Ecco, le Federation Services fra diversi domini, cioè domini di diversi, per esempio Microsoft e Google, hanno uno stato di trust e quindi puoi fare il login anche con domini diversi. Active Directory Lightweight Directory Services, abbreviato ADLDS, è una versione leggera e estendibile di ADDS che non richiede un domain controller. Active Directory Domain Services, ADDS, è il servizio di dominio di Active Directory e gestisce gli oggetti e le informazioni di dominio. Active Directory Rights Management Services, abbreviato ADRMS, è un servizio che consente di proteggere le informazioni sensibili ed evitare la divulgazione non autorizzata, ad esempio l'invio di mail non autorizzate. Le Organizational Unit, abbreviato OU, di Active Directory sono formate da una gerarchia di contenitori logici che consentono di organizzare e gestire gli oggetti all'interno di una rete in modo gerarchico e logico. Le OU sono utilizzate per raggruppare gli oggetti in base alle loro caratteristiche, come ad esempio la posizione geografica, il dipartimento o la funzione dell'oggetto. Per esempio, qui nella slide abbiamo la OU user, che all'interno ci sono gli utenti. Poi abbiamo la OU PC, che è computer, che in realtà si chiama computer, poi vedremo più avanti. All'interno contiene computer. E infine abbiamo, per esempio, printer, quindi stampanti, abbiamo le stampanti dentro a questa unità organizzativa. Questo perché poi, come vedremo dalla quarta lezione in poi, le possiamo gestire. In Active Directory ti devi ricordare che tutto è un oggetto. Le OU possono essere create in base alle esigenze dell'organizzazione e possono essere strutturate in modo gerarchico, in modo da consentire una gestione più semplice e organizzata degli oggetti. Ad esempio, le OU possono essere organizzate in base alla posizione geografica dell'oggetto. Quando cerchiamo il significato di Active Directory ci imbatteremo in tantissimi nomi, tra cui dominio, albero, foresta, figlio, padre e così via. Protocollo TCP, che quello lo dovremmo conoscere, poi X500, eccetera, eccetera, e tutto diventa incredibilmente complicato. Il dominio radice, per esempio nella slide CrazyNet, rappresenta il livello più alto della gerarchia e contiene tutti gli oggetti e le risorse di rete. I domini figli sono organizzati in modo gerarchico sotto il dominio radice e possono essere utilizzati per suddividere la rete in modo logico e gestire gli oggetti in un modo più efficace. Ogni dominio può contenere una o più organizational unit, abbreviato abbiamo visto che si chiama OU, che a loro volta contengono gli oggetti della rete come utenti, gruppi e computer. La struttura gerarchica di Active Directory consente di organizzare e gestire in modo efficace la rete, semplificando la gestione degli oggetti, delle autorizzazioni e delle politiche di sicurezza. Inoltre, la gerarchia a albero consente di replicare le informazioni dell'Active Directory su più server, migliorando la disponibilità e la scalabilità del servizio. Per esempio, nella slide qui vedi che abbiamo la OU IT e all'interno c'è un gruppo che si chiama Networking e c'è all'interno del gruppo degli utenti. Poi abbiamo un altro gruppo che si chiama Sistemisti, all'interno del gruppo Sistemisti ci sono gli utenti. In Active Directory un dominio è un'entità, un'organizzazione logica della rete che rappresenta un gruppo di computer e risorse condivise.
Un controller di dominio è il server che gestisce l'autenticazione degli utenti, l'autorizzazione e la gestione delle risorse di rete all'interno del dominio. Ora, nell'esempio qui, vedi che il dominio è rappresentato da un triangolo, perché effettivamente quando si disegna per esempio un diagramma di Active Directory si usa proprio il triangolo. Un albero di Active Directory è una raccolta di uno o più domini interconnessi in una struttura gerarchica a livelli. Gli alberi di Active Directory condividono uno spazio di nomi di directory comune e sono collegati da relazioni di trust, facendo parte sempre dello stesso dominio. Quindi se il dominio è CrazyNet, io posso creare degli alberi che però hanno tutti come dominio CrazyNet. E infine una foresta. La foresta di Active Directory è una raccolta di alberi di Active Directory che condividono uno spazio di nomi comune e sono collegati da relazioni di trust. Infine, una foresta di Active Directory è una raccolta di alberi di Active Directory che condividono uno spazio di nomi di directory comune e sono collegati da relazioni di trust. Una foresta è la struttura di Active Directory più ampia e può contenere più di un albero. Ad esempio, potresti collegare il dominio CrazyNet con il dominio Cyberspace. Ecco, in una foresta di Active Directory posso collegare questi due domini insieme. In sintesi, un dominio rappresenta un gruppo di computer e risorse. Un albero è una raccolta di domini interconnessi e una foresta è una raccolta di alberi che condividono uno spazio di nomi di directory comune. Prima di iniziare a gestire le autorizzazioni di sicurezza sulla rete è importante comprendere i concetti di base relativi alle autorizzazioni. Le autorizzazioni sono un insieme di regole che definiscono i diritti di accesso per gli utenti e i gruppi di utenti alla rete e alle risorse condivise. In altre parole, se uno o più determinati utenti che fanno parte di un gruppo di server potranno accedere ai server della rete ma non a dispositivi di rete e viceversa. Ti faccio un esempio. Se tu sei del reparto networking e hai il tuo collega che è il reparto dei sistemisti, tu con le funzioni di Active Directory potrai dare i permessi all'uno e all'altro. Quindi succederà che chi fa parte del dipartimento di networking potrà accedere solo ai device, alle apparecchiature di rete, mentre non potrai accedere ai server e viceversa. Il sistemista potrà accedere a tutti i server del dominio, ma non alle apparecchiature di rete. Per impostare l'autorizzazione di sicurezza in Active Directory è possibile utilizzare la funzionalità di sicurezza del file system NTFS, un file system proprietario sviluppato da Microsoft e utilizzato sui sistemi operativi Windows. Questa funzionalità consente di assegnare autorizzazioni specifiche a cartelle e file, nonché alle stampanti e servizi. In questo caso sto parlando dei file e delle cartelle. Quindi se tu, Mario Bianchi, hai accesso a determinate cartelle, però magari non hai accesso ad altre cartelle proprio perché non hai i permessi per potervi accedere, e questo viene sempre definito con le policy di sicurezza di Active Directory, e il file NTFS appunto ha la possibilità di poter impostare questi permessi. La replica di Active Directory. Ok, faccio una piccola premessa. Immagina di avere più di un server in azienda e quindi questi server vanno replicati, cioè tutti devono essere uguali, quindi l'Active Directory deve essere uguale per tutti, non chiaramente file. Oppure hai un server a Roma e uno a Milano, e comunque sia, il server si deve replicare. La replica di Active Directory è il processo attraverso il quale le modifiche apportate ai dati di Active Directory su un controller di dominio vengono copiate e propagate agli altri controller di dominio nella stessa foresta. La replica di Active Directory è un processo critico per mantenere una copia aggiornata dei dati di Active Directory su tutti i controller di dominio nella foresta. Questo è molto importante, la replica di Active Directory, perché tu devi immaginarti anche una situazione disastrata. Per esempio, se io ho un server, come ho detto, a Roma e uno a Milano e questi non si replicano, uno, quello a Roma o quello a Milano, il giorno dopo magari non possono più fare il login ai propri computer, oppure non possono più accedere ai file, quindi sarebbe un grosso problema.
La replica di Active Directory utilizza un algoritmo di replicazione multimaster, che significa che ogni controller di dominio nella foresta contiene una copia completa dei dati di Active Directory e può effettuare modifiche. Ciò consente una maggiore flessibilità e ridondanza nella gestione di Active Directory. Durante il processo di replica di Active Directory, le modifiche vengono effettuate da un controller di dominio e quindi propagate a tutti gli altri controller nella foresta. La replica avviene in modo asincrono, il che significa che la copia di Active Directory su un controller di dominio potrebbe non essere immediatamente aggiornata con le modifiche apportate su altri controller di dominio. Per garantire una replica efficace e affidabile è importante configurare correttamente le connessioni di replica e monitorare regolarmente la salute della replica di Active Directory. Inoltre, è possibile utilizzare la replica del sito per limitare la replica solo ai controller di dominio in un determinato sito, riducendo così il traffico di rete e migliorando le prestazioni. La distribuzione di Active Directory si riferisce alla configurazione dei controller di dominio in modo che siano posizionati in un modo strategico in tutta la rete. La distribuzione di Active Directory consente di migliorare la ridondanza e la disponibilità dei servizi di Active Directory, garantendo che i servizi di autenticazione e autorizzazione siano disponibili in modo affidabile per tutti gli utenti in tutta la rete. Inoltre, la distribuzione di Active Directory consente di ottimizzare le prestazioni di rete, poiché è possibile posizionare il controller di dominio vicino agli utenti e ai servizi che utilizzano Active Directory più frequentemente. In sintesi, la replica e la distribuzione di Active Directory sono processi critici per garantire la disponibilità e l'affidabilità dei servizi di Active Directory su una rete. Il DNS, ovviamente non potevo non parlare del DNS. Il DNS è un servizio critico per Active Directory, è importantissimo. Active Directory e DNS sono due tecnologie fondamentali per la gestione di una rete di computer basata su Microsoft Windows. Come sappiamo, a questo punto Active Directory è un servizio di directory che consente di gestire in modo centralizzato gli utenti, i computer e le risorse di rete, mentre il DNS, Domain Name System, è un servizio che consente di tradurre i nomi di un dominio in un indirizzo IP. Il nome di dominio è suddiviso in due parti principali: il dominio di primo livello, cioè il top level o abbreviato TLD, e il dominio di secondo livello, il second level domain, abbreviato SLD. Il TLD, quindi il top, è l'ultima etichetta del nome di dominio, come ad esempio .it oppure .org, eccetera, .com, e SLD, quindi il second level domain, è l'etichetta immediatamente precedente al TLD, come per esempio Microsoft.com. E poi abbiamo anche il dominio di terzo livello, che in questo caso è test.microsoft.it, e poi ci potrebbe essere anche di quarto livello, per esempio prova.test.microsoft.it. Ok, andiamo a installare Windows 2022 Server. Allora, per fare questo da VMware, che poi è praticamente la stessa cosa anche da VirtualBox, basta cliccare File, New Virtual Machine. Poi andiamo avanti. Qui gli diciamo che installeremo il sistema operativo dopo. Avanti. Qui selezioniamo Windows Server 2019. Avanti. Qui cambio nome perché non è Windows 2019 ma è 22. Poi per quanto riguarda me io seleziono questo nome della cartella, vado su sfoglia, poi seleziono il disco dove voglio che lui mi crei la VM, perché io ho un disco esterno dove ho tutte le VM, vado su New Folder e incollo il nome. Premo OK e vado avanti. 60 giga sono sufficienti. Customize hardware, personalizzazione dell'hardware. Allora, io gli assegno 8 giga perché ho 64 giga di RAM nel mio laptop, ma chiaramente se tu ne hai 16 per esempio puoi dare tranquillamente anche 4 giga. L'unica differenza tra 4 e 8 in realtà è la velocità, ma insomma non è che poi abbia tutte queste grandi differenze come performance. Poi per quanto riguarda il network adapter, quindi le schede di rete, hai due possibilità che dipendono esclusivamente da te.
io seleziono Bridge, che in questa, con questa opzione riceverò l'indirizzo IP della mia rete reale, mentre se tu selezioni NAT, l'indirizzo sarà un indirizzo IP generato da VMware che funziona benissimo e funziona uguale, insomma, dipende dalle esigenze che uno ha. Faccio close, finish, e lui mi crea appunto la macchina virtuale. A questo punto vado qui su CD DVD, poi seleziono la cartella che ho scelto prima, a questo punto vado qui su CD DVD e seleziono l'immagine di Windows che precedentemente ho scaricato. Ed eccola qui. Clicco OK e faccio partire la VM. Solitamente, come si fa? Solitamente si seleziona durante la scelta delle opzioni l'immagine di Windows, ma in questo caso ho dovuto far così perché altrimenti quando te provi a installare Windows lui ti dà degli errori sulla licenza, ti dice che non trova non ci sono le condizioni per la licenza. Poi, una volta che abbiamo fatto questo, fatemi spostare questo pallino giallo, una volta che è partita l'installazione, andiamo avanti, italiano, installa, ci dovrebbe proporre alcune opzioni. Guardiamo. Ok, la prima opzione riguarda l'installazione di Windows Server senza l'interfaccia grafica, perché solitamente quando si installa un server non ne abbiamo bisogno dell'interfaccia grafica, perché ci colleghiamo in modo remoto con il Remote Desktop Protocol, anche conosciuto come RDP. Però in questo caso noi scegliamo la seconda, con esperienza desktop, e andiamo avanti. Poi accettiamo i termini della licenza, avanti. Aggiorna o personalizza, scegliamo personalizza perché altrimenti non ci fa formattare il disco e andiamo avanti e aspettiamo la fine dell'installazione. Ok, siamo tornati. Allora, qui il nome utente è administrator, che è quello di default. Qui dobbiamo specificare una password che non te la devi dimenticare perché altrimenti non fa più login. Quindi io vado a impostare la password admin123, che non so neanche se me la accetta proprio, admin123 con la A maiuscola, perché è troppo corta. Comunque, proviamo. Sì, funziona. Ok, a questo punto mancano ancora altri due piccoli dettagli che ti faccio vedere. Vado su VMware, send control alt e canc, metto la password, admin123, guardiamo subito se VMware è stato così bravo e diligente da installarmi il VMware Tools, che ci serve per avere la possibilità di avere la Windows a tutto schermo. Per verificarlo è molto molto semplice, basta qui diamogli di sì. Qui da VMware installa VMware Tools, richiederà poi il riavvio, quindi vado qui, clicco, qui ho il disco di VMware, gli dico di installarlo, setup, e poi lui li installerà e dovremo riavviare, la macchina andrà riavviata un'altra volta. A quel punto lui ci darà la possibilità di avere l'immagine, quindi il desktop full screen. Guardiamo, L'operazione è velocissima comunque. Ed eccoci qua nuovamente, con però l'immagine full screen. Ora, questa è ancora nella finestra, però se vuoi, puoi cliccare qui e enter in modalità full screen, che io però non la uso perché non mi piace. Quello è sempre come preferisci te.
Come prima, VM send control alt e canc, metto la password, admin123 e vai. Allora, se ti ricordi, tanto mi sposto qui, se ti ricordi, anzi mi sposto un pochino qua, così puoi vedere questo, la rete. Se ti ricordi, durante la lezione abbiamo visto che tra le funzionalità di Active Directory, quindi di Windows Server, c'è il DS, il Domain System, che va installato. Quello che dobbiamo fare adesso sono due piccoli dettagli, però i dettagli fanno sempre la differenza. Il primo, dobbiamo cambiare il nome del computer. Quindi clicco con il tasto destro sulla bandierina di Windows, vado su Sistema, se non ricordo male, vado su rinomina questo PC, il nome corrente è Win bla bla bla, io lo chiamo Server 01 e vado avanti. Lui mi dirà che vuole riavviare un'altra volta il computer, che io per il momento non faccio. Poi vado a controllare quale indirizzo IP, in questo caso il mio router, il mio DHCP mi ha assegnato. Quindi scrivo cmd, cliccando la bandierina esegui cmd e scrivo ipconfig. E vedi che questo è l'indirizzo IP che lui mi ha assegnato. Perfetto. Poi clicco qui sulle schede di rete, vado su apri impostazione di rete e internet. Una volta che mi si è aperta questa finestra, clicco qui su Ethernet. Modifica opzioni di rete. Scusate, opzioni della scheda. Poi clicco con il tasto destro, proprietà. Clicco qui su protocollo internet versione TCP/IP versione 4. Utilizza il seguente IP. Quindi è 192 0 130 se non ricordo male, 130. Poi clicco qui, automaticamente lui mi fa apparire una maschera 255 255 2550 che in annotazione decimale è /24. Poi ancora gateway predefinito 192.168.0.1 che è l'indirizzo del mio router. Poi per il momento io qui vado a inserire l'indirizzo IP del DNS di Cloudflare, puoi usare anche quello di Google, come preferisci, e premo ok. Tieni bene a mente però, perché alcuni sbagliano, che per il momento ho detto che inserisco l'indirizzo IP del DNS di Cloudflare in questo caso. Come ti ho spiegato già nella precedente lezione, il DNS è una parte fondamentale di Active Directory e non può essere il DNS di Google o Cloudflare, perché Active Directory, quando andrà poi a cercare le informazioni, se gli dai il DNS di Google, andrà a cercare su Google e ovviamente non funzionerà. Quindi poi a questo punto io clicco qui sulla bandierina di Windows col tasto destro e gli dico riavvia il sistema. Ok, siamo ritornati. A questo punto dobbiamo installare il servizio di dominio. Se ti ricordi bene, nella lezione ti spiego che tra le varie tecnologie che Active Directory usa il domain system. Quindi dobbiamo installare il nostro domain controller. Quindi, molto semplice, andiamo su gestione, aggiungi ruoli e funzionalità, avanti, questo possiamo, no, non lo possiamo ridurre. Aggiungi ruoli e funzionalità, qui installazione basata su ruoli o basata su funzionalità, avanti, avanti, vedi che il nome ora è server 01, avanti, e scegliamo, ricordi? Active Directory Lightweight Directory Services, Active Directory Rights Management Service, ADFS, attivazione dell'integrità del dispositivo. Ora in italiano questo è servizi di dominio, torna indietro, servizi di dominio Active Directory. Clicca qui, aggiungi funzionalità. Avanti. Lui poi automaticamente ci installerà il server DNS. Ancora, perché il servizio DNS è una parte fondamentale di Active Directory.
Questo riavvia automaticamente il server quando ha finito l'installazione. Diciamo di sì, installa. Attendiamo un attimo. Poi, una volta che ha terminato, gli diciamo ovviamente chiudi, anche perché è l'unica opzione. Poi qui vedi che in alto appare questo triangolino giallo. Qui ti dice, vedi, alza il livello del server a controller di dominio, ok? Ecco, qui abbiamo la scelta che parlavamo prima nella lezione precedente del se è un dominio di controllo standalone, quindi è solo lui, o è parte di un albero di domini, di Active Directory, quindi facenti sempre parte dello stesso dominio che ora andremo a crearlo, oppure aggiungi una nuova foresta e noi dobbiamo creare una nuova foresta. Quindi nome di dominio di radice, se ti ricordi nella lezione che abbiamo visto precedentemente, era raffigurato da un triangolo con scritto crazynet.local e io vado appunto a scrivere crazynet.local. Alcuni usano anche il dot, quindi punto LAN. Io sinceramente non lo userei per il semplice fatto che, come abbiamo visto, no? Ci sono i domini punto .shop, punto .club, eccetera, eccetera. Non vorrei che in futuro creassero un nuovo dominio punto .lan e a quel punto il domain controller ti smette di funzionare. Quindi vado avanti, mi chiederà di specificare una password. Mettiamo una password, lui vuole una password qui, vuole una password di sola lettura. Scusatemi, vuole solo una password complessa. Quindi metto una password complessa. Poi, qui, anche se questa opzione ora non si può selezionare, controller di dominio di sola lettura. Questo è per i domini, per esempio per i piccoli uffici, no? Hai un piccolo ufficio remoto dove non deve o non hanno necessità di cambiare impostazioni di Active Directory, management degli utenti, eccetera, eccetera, gli si dà soltanto di sola lettura. Quindi avanti. Qui ti dice impossibile creare una delega per questo DNS perché la zona padre autorevole non è stata trovata. Infatti, perché non c'è il DNS ancora installato. Avanti. Attendiamo un attimo. Quindi il nome di dominio NetBIOS è CrazyNet, va bene. Avanti ancora. Queste sono le cartelle di default dove lui inserirà tutto il database, il file di registro e il sysvol. Avanti, avanti. Poi adesso controlla se tutte le impostazioni sono corrette, altrimenti o ci darà degli avvisi, del warning, che però ci permetteranno sempre di installare il servizio, oppure ci darà degli errori che non ci permetteranno di installare il servizio. Vedi, i controlli di dominio Windows 2022 dispongono di un valore predefinito per l'impostazione di sicurezza, consente algoritmi di crittografia compatibili con Windows NT 4.0 che impedisce l'uso di algoritmi di crittografia, bla bla bla. Queste opzioni non sono state attivate, quindi lui ci dà un warning, ma non è un grosso problema. Gli diciamo installa e lui inizia l'installazione. Poi a questo punto abbiamo selezionato che si riavvierà il sistema automaticamente e lui ti dice che stai per essere disconnesso. Ok. Ok, adesso è il momento di configurare gli utenti e i gruppi. Partiamo dai gruppi. Per poter farlo basta fare qui un clic su strumenti e andare qua, utenti e computer di Active Directory. A questo punto ho questa e ci appare la struttura di Active Directory. Se ti ricordi l'hai già visto durante questo corso. Bene, questi sono i gruppi di default, i quali contengono gli account di default tipo replicator, print operators, eccetera, eccetera. Gli utenti di default, vedi administrator che è l'utente che sto usando adesso, poi controllo di dominio, computer del dominio, controller di dominio, eccetera, eccetera. Bene, allora noi creiamo per esempio nuovo e facciamo un nuovo gruppo, un'unità organizzativa e la chiamiamo
per esempio IT. Poi qui c'è proteggi il contenitore da eliminazioni accidentali. In altre parole, come dice la frase stessa, è perché magari io creo il gruppo, poi accidentalmente lo cancello e creerei un disastro. Questo io solitamente lo tolgo, ma lo tolgo perché ci sono dei motivi più pratici che altro, che quando faccio i video posso ricreare i gruppi, toglierli oppure aggiungerli, per esempio. Scusatemi, no, aggiungerli, modificarli. Quindi io questo lo tolgo. E premo OK. Poi creiamo altri 2 gruppi. Creo un gruppo, scusatemi, un'unità organizzativa e la chiamo networking. Networking IT. Networking IT. Poi ne creo un altro ancora, un'altra unità organizzativa e la chiamo sistemisti IT. Perfetto. A questo punto io devo creare gli utenti e vado a creare gli utenti dentro Network IT. Ne creo uno qui cliccando col tasto destro vai su nuovo, poi utente, qui ci scriviamo l'utente è test 1, poi qui se vogliamo mettere il cognome, le iniziali, eccetera. Nome utente test 1, avanti. Poi qui inserisco la password admin123 e qui c'è cambiamento obbligatorio della password d'accesso. Io qui, come ho appena fatto, ho messo la password 123 admin123. Che succede? Quando l'utente, che dopo vedremo, fa il login con questo account test 1, il sistema lo obbligherà a fare il cambio della password, ma io non lo tolgo perché ovviamente ho bisogno in questo momento. Poi il cambiamento della password invece è non consentito, nessuna scadenza password è ovvio e account disabilitato è ovvio, e l'account non sarà più autorizzato a fare il login. Quindi faccio fine, poi ne creo un altro dentro a sistemisti, ente, test 2, test 2, avanti, password admin123 come prima, 123, cadenza e voglio controllare una cosa. Count test 1, sì, perfetto. Ok, quindi ho creato 3 unità organizzative, IT, networking e system. E IT a che ci serve? IT ci serve a questo. Se io qui clicco su IT, poi vado qui con il tasto destro, clicco su nuovo e poi gli dico gruppo e lo chiamo networking. Qui abbiamo, come vedi, delle opzioni. Di default vanno benissimo così, però in questo caso ti spiego che cos'è. Locale al dominio. I gruppi locali sono specifici per il computer in cui vengono creati e sono utilizzati per concedere l'accesso a risorse locali come file, cartelle sul computer. Poi abbiamo i gruppi globali. I gruppi globali invece possono essere utilizzati per concedere l'accesso a risorse in un dominio specifico, possono essere utilizzati solo all'interno del dominio in cui vengono creati. Quindi, che sta a significare? Che quando io imposto l'ambito come globale e il tipo di gruppo è sicurezza, tutte le modifiche che farò io in questo gruppo verranno poi, replicate poi su tutti gli altri domini della stessa foresta, quindi in questo caso del dominio CrazyNet, e tutti i computer tutti i computer facenti parte, con gli utenti facenti parte di quel gruppo saranno o avranno delle modifiche che possono essere accesso a file, stampanti, eccetera.
Poi infine gruppi universali. I gruppi universali possono essere utilizzati per concedere l'accesso a risorse in tutti i domini in un'organizzazione di Active Directory. Possono essere utilizzati in qualsiasi dominio in cui è stata stabilita una relazione di trust. Poi il gruppo di sicurezza è ovvio e serve per dare, concedere o negare alcune funzionalità. Per esempio si può bloccare volendo anche i siti internet. Poi distribuzione invece sono i gruppi per l'invio della posta. E premo ok. Poi sempre qui creo un altro gruppo e lo chiamiamo sistemisti IT globale come prima IT. Ora, se io clicco qui su networking, vedrai che di membri non ce ne sono, non ci sono utenti. Torniamo un attimo sulla OU networking, cioè l'utente test 1. Clicco su proprietà dell'utente test 1, vado su membro di, aggiungi e lo aggiungo al gruppo di networking net. Eccolo qui. Working. Ok, applica. Okay. Stessa cosa per i sistemisti. Clicco su sistemisti, clicco su test 2, membro di, sistemisti, clicco ok, applica. Se io adesso torno qui su IT, networking, membri, vedi, ho test 1. Ma per fare questo test ci serve Windows 7. A questo punto dobbiamo installare Windows 7. Per farlo è molto semplice, facciamo le stesse cose che abbiamo fatto prima. Quindi, next, installa da un disco, immagine, Windows 7, che è quello che puoi scaricare dal link in descrizione, avanti, qui niente, avanti, Windows 7, qui io vado a selezionare come prima il nome che mi servirà per creare la cartella dentro al mio disco esterno per le VM, quindi il disco si trova qui, VM, nuova cartella, copia, ok, avanti, customize hardware, qui gli dico che voglio usare 4 giga, NAT gli dico bridge, ok, avanti e finito. Ora, questo è Windows 7, l'installazione la farò offline, cioè nel senso fermerò il video perché non ha molto senso, come dire, continuare in questo caso col video. Però tu potrai fare l'installazione in modo molto semplice e l'installazione di Windows 7 insomma è proprio semplicissima. Tecnicamente basta che gli dici sempre avanti e una volta che, come dire, avremo fatto l'installazione di Windows 7 ti farò vedere che cosa facciamo. E qui abbiamo il nostro Windows 7 installato. Ok, a questo punto dobbiamo fare delle modifiche a questo Windows perché in sostanza quello che dobbiamo fare è far sì che Windows 7 si colleghi al server. E come ho già detto e ripetuto molte volte, il DNS in un ambiente server è fondamentale, in un ambiente server Microsoft. Quindi vediamo un po' come si deve fare. Scrivo cmd e vado a controllare quale indirizzo IP il router mi ha assegnato, che è 67, perfetto. Poi fammi vedere una cosa, google.com, ok, 067, perfetto. Quindi io vado a cliccare sulla mia scheda di rete, poi su Change Adapter Settings, perché questo è in inglese, poi clicco su Properties, TCP IP e vado a reinserire l'indirizzo IP che il router mi ha dato, che è questo. 0.1, ecco qui, attenzione, qui va inserito il DNS del server, quindi va inserito l'indirizzo IP del mio server che è 130. Perché se non faccio questa cosa e io provo qui a fare ping, per esempio
ping crazynet.local, lui non sa che esiste questo dominio. Se vado a fare anche server 01.crazynet.local, non lo conosce perché al momento il mio Windows usa il DNS di Cloudflare. Quindi vado a premere ok, controllo ipconfig che mi sia stato dato l'indirizzo IP. Perfetto. A questo punto vado a riprovare a pingare crazynet.local e come vede adesso funziona. E se mi ricordo bene il nome, server 01, mi pinga anche il server. Perfetto. Poi mancano le ultime due cose da fare, che sono semplicissime. Pannello di controllo, System, Advanced System Settings, vado su Computer Name, Change. Qui gli do il nome del computer, che non lo posso chiamare Win, eccetera, eccetera, che lo chiamerò test dash client. Poi domain, ecco, questo qui gli do invece crazynet.local e guardiamo cosa succede. Se io premo ok, lui ci pensa un po' e mi dovrebbe chiedere nome utente e password, quindi administrator, e a questo punto gli do la password admin123. Ok? E poi dopo che ci ha pensato un po', lui mi dirà welcome to crazynet.localdomain. Ok, e mi chiederà di riavviare il computer. Ti faccio notare un errore che molte persone fanno. Beh, non è proprio un errore in sé per sé, diciamo che come approccio è sbagliato, però c'è dei motivi per cui si fa così, che è l'amministratore locale del computer. Per questo ti spiego subito, mentre riavvio il computer, che cosa intendo. Ok. Se io adesso faccio il login come test 1 e metto la password, lui userà l'utente che io ho creato prima sul dominio Windows Server, quindi dentro a Windows Server. Bene, quest'utente test 1 non ha la possibilità di installare per esempio il software perché ti richiede la password dell'amministratore. È molto simile a quando succede con Linux, per esempio. Con Linux hai lo stessa cosa, no? Se te provi a installare qualche cosa su Linux ti dice che non lo installa perché ha bisogno dei privilege da amministratore. In Linux si chiama root, ma comunque devi scrivere sudo e poi il programma che vuoi, il comando o il programma che vuoi installare, lui lo fa partire. Ecco, in questo caso funziona la stessa cosa. Io entro come test 1 e lui mi farà sì che non potrò fare niente praticamente se non usare i programmi che l'amministratore o che l'azienda ha autorizzato. Quindi che succede? Che a alcuni utenti gli si dà i privilegi da amministratore come utente locale e ti faccio vedere un attimo. Qui l'utente locale del test del computer che si chiama test trattino client \xxx, che in questo caso è il client locale, l'username locale, other user, faccio test 1, password, premo invio. A questo punto lui dice welcome, preparazione del desktop, faccio vedere perché dice preparazione del desktop. E ok, a questo punto io sono dentro a Windows con l'utente test 1. VMware has modified, ok. No, mi interessa. Ok, andiamo a vedere le cartelle, se ha creato qualche cartella nuova. Users. E come vedi io ho la cartella XXX che è l'utente locale e in più test 01. Ora ti faccio vedere quello che alcuni sistemisti fanno per comodità, soprattutto per comodità dell'utente. Se io clicco qui, vado su pannello di controllo, poi io ho bisogno di vederlo così perché sono vecchio style, user account, vedi che io qui ho test 1, no? Manage user account, lui mi chiede la password perché a questo punto io non sono più l'amministratore locale, quindi administrator, admin 123. Cosa fanno? Fanno add, cercano test 1,
guarda, test 1 CrazyNet, ok, avanti, e scelgono Administrator e fine. Così io avrò sia XXX, che è l'utente locale, e poi avrò come utente locale CrazyNet facendo parte del dominio, scusatemi, avrò come utente test 1 facendo parte del dominio CrazyNet, ma come amministratore locale. Quindi la prossima volta che io reinserirò nuovamente le mie credenziali, sarò in grado di installare oppure rimuovere il software. E io lo rimuovo perché al momento non ci serve. Ok. A questo punto andiamo a controllare su Windows Server se è cambiato qualcosa. Strumenti e servizi. Ecco, computer, andiamo qui su computer, ci dovrebbe essere, infatti c'è test client 0, test client, che è il Windows 7 che abbiamo appena installato. Questo è il computer, ma chiaramente anche qui dipende sempre dall'azienda, insomma dalla necessità dell'azienda. Prendo qui computer e lo sposto qua. Perché faccio questo? Faccio questo sempre per una gestione più, come dire, più organica di Active Directory, perché immagina di avere qui 100 computer, di cui 10 sono di reparto IT, 20 sono del reparto di marketing, 30 sono del reparto call center o customer service, eccetera, eccetera. Quindi ti ritrovi con tutti questi computer che poi in realtà non sai di chi fanno parte, perché sono tutti messi così, insomma, o controlli l'indirizzo IP o risale all'utente e poi vedi che utente è e quindi riesci a capire, oppure no. Vedi qui dentro il computer c'è il sistema operativo, Windows 7, membro di users. Users è l'utente di default di Windows, sono tutti users di Windows Server, tutti i computer che fanno il join al dominio sono tutti users, sono tutte le stesse cose. E basta. Poi chiaramente, per esempio, sempre per una gestione degli utenti, se io clicco su test 1, qui vedi ho l'indirizzo, per esempio posso mettere via dei Sassi Sgonfi, poi casella postale oppure città, mettiamo Firenze, provincia di Firenze, cap 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ho alcuni dati che mi possono servire in futuro per individuare l'utente, oppure via numero civico, però potrei scrivere dipartimento IT. Così se vado a controllare chi è test 1, vedo che fa parte del dipartimento IT. Poi questi record, questi campi io li posso anche aggiungere, magari voglio che ci sia il numero del personale, il numero interno del personale, oppure voglio alcuni dati piuttosto che altri, li posso aggiungere, li posso creare. E ok. Ora, a questo punto, che si fa? Faccio vedere che cosa si fa. Questo esula un pochino dalle lezioni di questo corso, ma comunque per darti un'idea di come si può fare o di cosa si può fare. Allora, abbiamo detto che test 1 è membro di networking. Perfetto. Bene. Ora, dentro Windows Server abbiamo una cosa che si chiama GPO. Manage. Non ricordo più come si chiama. GPO. Va bene, non me lo ricordo, non c'è problema. Allora, a questo punto io con l'utente posso dare delle policy, posso fare un qualcosa. Per esempio, se io vado in servizi, siti, sa come si chiama in italiano, gestione criteri di gruppo. Ecco, da qui si comanda tutto quello che gli vogliamo far fare a Windows, per esempio.
Qui, come vedi, abbiamo la nostra root, la nostra foresta CrazyNet, default domain policy. Qui andiamo a specificare tutte le policy che devono essere, che saranno in comune a tutti gli utenti. Per esempio, voglio che tutti gli utenti installino un determinato antivirus. Io qui vado a creare una policy dove gli dico che installi l'antivirus dove questo non è presente. Poi, se ho delle altre policy che voglio creare sotto l'unità organizzativa IT, quindi tutti quelli indiscriminatamente chi c'è dentro l'unità organizzativa IT avranno determinate policy. Poi, stessa cosa per gli utenti di networking. Per esempio, io voglio creare un oggetto, vedi, crea un oggetto criteri di gruppo in questo dominio e collegalo qui. E crea qui il collegamento. Quindi io vado qui, lo chiamo per esempio test. Dico ok e qui ho la mia policy. Qui posso creare le policy. Quindi se io clicco qui, vado su modifica, mi si apre questa finestrina e qua possiamo creare delle policy specifiche per l'utente o per il computer. La differenza sostanziale qual è? Che se lo creo per l'utente, quindi per gli utenti facenti parte del gruppo networking, se io faccio il login come test 01, test 1 o test 2 o test 3, che comunque sia fanno parte sempre del gruppo networking, avranno tutti in comune le stesse policy. Se invece la creo sull'utente, se io faccio login come test 1 del gruppo del networking, avrò accesso a determinate risorse create per il gruppo di networking. Se invece faccio il login come per esempio test 2, che in questo caso è per gli amministratori, quell'utente in quel computer, che magari non è il suo, avrà tutti gli accessi come sistemista. Questo è una regola, la policy va applicata chiaramente secondo un criterio, come facilmente si capisce, no? Quindi se io voglio che comunque tutti i computer abbiano l'antivirus, andrò a mettere la policy sul computer. Se voglio che tutti i computer usino un determinato software, andrò a impostare la password, andrò a impostare il criterio di gruppo, quindi sulla GPO, sul computer. Se un altro esempio ti faccio, se voglio che ecco, in questo modo io posso decidere dove applicare le policy. Se voglio installare un software particolare, ti ricordo che il software, il pacchetto software deve essere per esempio antivirus.msi, perché altrimenti non viene installato. Ma questo non fa parte di queste lezioni. Se sei interessato a queste cose, nel canale credo ci siano dei video per questo, come si installa il software tramite GPO. Sì, ci dovrebbe essere un video che è per l'installazione del software tramite GPO. A questo punto noi abbiamo creato i nostri utenti, le nostre cartelline, eccetera, eccetera. Adesso è ora di monitorare l'Active Directory. Vediamo come si fa. E infine guardiamo il monitoring. Allora, sempre da strumenti, andiamo su Performance Monitor e si apre questa finestrella. Qui abbiamo, o perlomeno possiamo scegliere tanti monitor. Per esempio, se io vado su Performance, cliccando qui sul più, qui ho tutti i processi. Processore logico, hypervisor, eccetera, eccetera. Se vado qua,
ci dovrebbe essere servizi di directory. Ecco, qui per esempio posso scegliere i servizi che voglio monitorare, per esempio il servizio di directory, quindi no, questi sono tutti però. Lettura, scrittura, sì, tutti. Ok e ok. Sono già presenti e vengono aggiunti, ok. Ora qui chiaramente il grafico è molto più, come dire, corposo. Qui vedi, cioè, tutti i grafici ti dice che per esempio, che so, questa linea rossa, che è talmente bassa che non si vede, ma ti spiega che è le notifiche di aggiornamento delle password, oppure Byte LDAP, che è l'Active Directory, il protocollo che usa Active Directory in uscita, e poi ci sarà anche quello in entrata. E qui puoi monitorare i servizi. Per monitorare i servizi in maniera più, come dire, possa essere più visibile la cosa, a prima occhiata ci sono servizi per esempio gratuiti, Grafana, che devi creare una struttura per monitorare l'Active Directory, oppure SolarWinds, che ha dei software apposta per monitorare Active Directory con i grafici e tutto. Però se uno non c'è niente, il monitor di Windows Server fa il suo lavoro, lo fa. Puoi creare rapporti, per esempio, definiti dall'utente, quindi come quelli che preferisci te o quelli di sistema. Infine ti ricordo il DNS, perché ho saputo, mi hanno raccontato, insomma, poi nel tempo queste cose ogni tanto capitano, a volte per distrazione o errore. Dentro al client, quindi dentro al computer, l'indirizzo IP del DNS deve essere, torna indietro, deve essere l'indirizzo DNS del server, perché se tu non metti quello del server, lui il login non lo farà mai. Administrator, vedi come questo utente è un utente user del gruppo user, non ha permessi di niente, neanche per vedere una proprietà di niente. Ci vuole la password dell'amministratore, che io ho sbagliato perché altrimenti me lo doveva già dare. Comunque guardiamo un attimo. Infatti, administrator, admin 1, 2, 3. Infatti mi chiede la password perché non ha i permessi da amministratore nel locale, perché prima non l'ho settato, e soprattutto è nel gruppo user, che è il gruppo di default di Windows Server, ma l'utente test 1 non ha nessun admin 1, 2, 3, non ha nessun potere per poter, come dire, modificare le impostazioni del sistema, e quindi lui mi chiede la password dell'amministratore. Dentro a TCP/IP alcuni utenti qui specificano l'indirizzo del DNS di Google. Se io faccio questa cosa e riavvio il computer, lui non mi farà più fare il login perché non trova più l'Active Directory, quindi non trova più il server. Quindi l'indirizzo DNS in un dominio deve essere sempre l'indirizzo del domain controller, che può essere ad esempio uno o due domain controller reputati a DNS. Le ultime cose prima della conclusione di questo video: i server DNS possono essere 1, 2, 3, 4, dipende dall'azienda e da come tu la vuoi strutturare. Solitamente sono 2, primario e secondario. Nelle aziende più strutturate, e quindi che hanno macchine virtuali eccetera eccetera, un server non fa tutto. C'è il domain controller, poi c'è il server per Active Directory, che assolutamente è lo stesso, poi c'è un server, quindi un'altra installazione di Windows 2000, in questo caso 2002, server per il DNS e DHCP eccetera eccetera. Questo perché è più strutturata la rete, è più come dire, hai la possibilità che se si rompe un server c'è l'altro che di backup, nel senso che non funziona il server DNS1, il sistema prova sul server DNS2 e il lavoro non si interrompe. Questo breve corso finisce qui. Per favore fammi sapere nei commenti se ti piace, se ti è utile, se sei venuto a conoscenza di qualcosa che non sapevi. Più avanti molto probabilmente farò degli altri video più non complicati, ma comunque molto più strutturati per una gestione avanzata dei server, quindi vedremo come fare una piccola
foresta di server, quindi con 2 domain controller, la replica o le repliche, eccetera. C'è come cambiare i campi dentro Active Directory, quindi se io voglio aggiungere il soprannome dell'utente, per esempio, e molto altro. Ti prego, fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto il video, ovviamente lasciami un mi piace, così io, come dire, capisco che ti è piaciuto, e se non sei iscritto al canale considera di iscriverti. Ciao e al prossimo.